pacco? Ah. Che c'è? Non ha mai visto una donna che consegna i pacchi? Ah, donna? Sì. Donna. Ah, Fermi, forza, sì, un sì. attimo. C'è da pagare l'IVA. Non No, li ha? no, mi Vabbè, dispiace. io lo lascio qua. Paga lei? Manderò la fattura. Ah, ok. Salve. Prego, prego. Grazie, grazie. Benvenuti ragazzi nella nostra stanza segreta. Qui vi faremo vedere tutte queste belle cosine qui. Ok. Bene, oggi parleremo di questa stupenda stampante in 3D in resina. Stiamo parlando della Phrozen Sonic Mini 8K. Che abbiamo ricevuto in premio vincendo un contest di Station Forge, di cui vi lasciamo qua sotto tutti i link del Patreon, della loro pagina, dove potete acquistare degli STL molto 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 belli. Torniamo a noi. Oggi spacchetteremo questa stampante con voi. Non l'abbiamo fatto prima. È così, come la vedete? Il corriere ce l'ha mandata così. Piano piano vi farò vedere tutti i componenti, come sono fatti e a cosa servono e come si usano. Allora, andiamo a scoperchiarla. Oh, guardate il packaging. Bella! Senti come... Questo è il rumore del nuovo. Vedete questa campana in plastica di questo bellissimo colore arancione, poi varia da stampante a stampante, serve per proteggere dai raggi UV sia all'interno che all'esterno, sia all'esterno che all'interno della nostra stampante. Bene, allora... Eccolo qua. Allora, questo è il piatto. Questo è un piatto fatto molto molto bene, però purtroppo per le... Sì, è di piccole dimensioni, siamo abituati a un'altra stampante che ha un piatto con delle dimensioni di stampa molto più importanti. Quella che vi farò vedere prossimamente, che è la nostra Saturn 2, che usiamo già da tempo, è stata testata, ritestata e insomma è stata testata. Hai detto testata? Testata. Ecco qua, e qui loro ci forniscono No, c'è il kit. un kit dove troviamo... Vuoi prendere qualcosa anche te? Sì, fammi leggere cosa c'è scritto. Tu leggi, vai. Questo dovrebbe essere la garanzia. Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Acquistato. Poi abbiamo il manuale Frozen, manuale di istruzioni. Prego, leggi cara. Ma tutto? Intanto io sbircio qua. Guarda, qui semplicemente elenca tutti i componenti e fa un breve riepilogo di quelli che sono tutti i DPI, cioè i sistemi di protezione che servono quando si va a utilizzare una stampante, quindi mascherina, mettetevi i guanti, tutto quanto. Indica un po' velocemente come settare la stampante e anche fa un breve excursus su tutto il software che andremo poi a vedere dopo anche, no? Certo. E anche appunto come evitare che la stampante si rompa, perché ha uno schermo LCD qua sopra che dopo vediamo, che è comunque uno degli elementi più fragili della stampante, quindi va un attimo tenuto manutentato. Bisogna essere cauti e sicuri. Bene, una carta vetrata. Allora, io credo che questa si usi per il piatto con la spatolina, quando andiamo a levare la stampa che abbiamo realizzato, causando questi solchi, l'aderenza della stampa non è più sicura e quindi si passa Un po' di carta un po' di vetrata. carta per apparare un po' tutto quanto e poi rendere la superficie un po' più... Liscia? no, No? ruvida. Ah, ruvida Un in po' più modo ruvida che in modo aderisca. che si attacchi meglio. Sei tu lo stampatore. Sappiamo già che questi tipi di piatti sono molto aderenti e è molto difficile andare a staccare poi il pezzo. Esistono dei piatti magnetici che si attaccano. Per facilitare ovviamente il distacco della stampa. Ok, dal questo te piatto. lo do a te, cara, va Grazie, bene? mi stai dando tutti questi ciappini. Ok, qua abbiamo le chiavette
Praticamente queste servono per andare ad allentare il piatto e poi dopo, una volta calibrato, stringerlo. Queste non ce le perdiamo perché poi dopo sono problemi. Sembrano quelli che ti danno all'Ikea. Ci muniscono anche di guanti molto importanti, ragazzi. La resina è tossica, è irritante, quindi guanti, occhiali e mascherina che dopo farò prendere alla nostra Elisa. Abbiamo un piccolo imbuto. È piccolo questo. È molto piccolo, è piccolo, molto bene. piccolo. Bene, poi passiamo anche questo Grazie. alla nostra assistente. Abbiamo l'alimentatore. Spatolina. E la nostra spatolona addirittura. Scusami, per questa che è un piatto così ci hanno dato la spatolona. Ecco, sì, perché Ah, è di ricopre, misura. ricopre tutta la superficie. È molto bella, ma questa io penso che si adatta più allo stuccaggio dei muri. Ultima cosa, la cosa più importante che vi serve per lavorare con la stampante è la pennetta USB. Sicuramente troverete il programma di Slicer, così potete cominciare a lavorare. Altro polistirolo. Bene, questo si alza. Questo è il nostro contenitore della resina. Si svitano queste due. Eccolo qua. Qui in basso abbiamo il FEP. È una membrana di plastica che va tirata come la pelle di un tamburo per far sì che aderisca bene sullo schermo LCD e non provochi distaccamenti dei pezzi in stampa. Andiamo ad esaminare la nostra stampante È la mia, l'ho qui vinta con io. voi. Avrei un paio di stampe da farti fare. Va bene. Non siamo completamente rincretiniti, noi abbiamo lasciato la pellicola che sì, è sicuramente un po' antiestetica, però noi vi consigliamo, se acquistate una stampante, di mantenerla sulla plastica, perché è inevitabile di andarla a toccare anche col guanto un po' sporco di resina, dopo non la levate più. Bene, vi lasciamo alle prossime immagini, buona visione. Bene ragazzi, alimentazione e accendiamo. Questo immagino sia il software della nostra Frozen. Sì, integrato. E andiamo a fare la calibrazione del piatto. Quindi addentiamo tutte le viti, Tutte. controlliamo che il piatto si muova e mettiamo un foglio A4 sullo schermo. E procediamo con il test. Il piatto si avvicina allo schermo, va a trovare l'asse di riferimento, l'asse 0. Fa tutto in automatico e poi stringiamo a X le viti. E premiamo ok, fatto. E in automatico salverà il punto 0. E rimettiamo la vaschetta. E versiamo la resina. Quella tacchettina indica il livello massimo di resina. E poi andiamo a scaricare il file di test, il nostro STL, per fare questa prova di stampa. Qui ce ne sono un paio. E li scarichiamo. Poi li mettiamo nella chiavetta e partiamo con la stampa. Eccola che va. Bella! Ah, questo momento è stupendo. Mettiamo il coperchio. E aspettiamo che il file sia pronto. Il file era pronto, tutto a posto, e questa è la prima stampa con la nostra Frozen Sonic Mini 8K. Ricordiamoci che questa stampante ha una superficie di stampa di 165 x 72 x 180 mm. Questa meravigliosa stampante. Bella ancora tutta impellicolata. Oh! Stupenda. Oh, siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto è molto carina, è piccolina, quindi si può dire che è un'ottima stampante da casa con una qualità
super dettagliata, si può dire. Con una qualità super e super dettagliata. Si può usare tranquillamente per piccoli pezzi, quindi per quello che avete bisogno in quel momento. Se purtroppo dovete stampare cose più grandi, questa non fa al caso vostro. Mi raccomando, per sfruttare al massimo l'8K bisogna usare la resina 8K. Quindi io mi sento ancora di ringraziare sicuramente la Frozen che ha messo in palio insieme a Station Forge questa meravigliosa stampante, e vi invito ancora ad andare a vedere i loro prodotti sia fisici che digitali per quanto riguarda Station Forge e andare a visitare appunto il loro sito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci su Instagram, Patreon e pochettino anche pure Discord, e perché anche ci siamo. Discord. Ovviamente su Patreon trovate contenuti aggiuntivi, dietro le quinte e tutorial ovviamente dedicati ai nostri sostenitori. I nostri sostenitori che stanno adesso scorrendo qui sotto. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo al prossimo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!